Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in un nuovo video, non un video qualunque perché è martedì sera e si ritorna alla nostra rubrica 4 nostalgia. ruote. Esattamente, 4 ruote nostalgia con la collezione dei 4 ruote un po' più vintage di Peppe. Settembre 1996. Sì, in copertina una Fiat Brava, che era la variante con la coda della Bravo. Nel 96 4 ruote costava 8.000 lire, con il nostro convertitore storico abbiamo visto che oggi costerebbe 5,85 euro, un po' più costoso del normale, minimo, Sì, leggermente minimo. più costoso. In copertina c'è Schumi, col Gran Premio di Monza, oltre alla Fiat Brava. Prima però di andare a sfogliare questo editoriale, Cosa vuoi dirci? di iscrivervi al nostro canale, attivare il campanello per non perdere ovviamente la nostra rubrica del martedì sera, ma anche i nostri upload del giovedì sera e della domenica sera, video fissi, recensioni e quant'altro, ma non solo, perché sui nostri social, Facebook e Instagram, ci sono contenuti inediti e backstage, ma anche i nostri articoli scritti dove? www.wedrive.tv ragazzi. Il nostro nuovo sito. Bene, adesso è il caso però di andare a vedere di andare a sfogliare questo mensile di settembre 96. Tra l'altro potrebbe essere vicino perché io sono nato a gennaio 96 e quindi potremmo vedere le auto di quell'anno come se la cavavano, perché all'inizio avevano debuttato magari inizio anno e poi durante l'anno erano entrate sul mercato. Comunque vedremo un po'. Sempre Volkswagen. Questa era la Golf Mark III? Può essere? Penso di sì, velocissima, ovviamente la foto è fatta per... La pubblicità è studiata benissimo. Sì, per far Lei vedere che velocissima. è troppo veloce anche per la foto. E lo stesso poi tutte le Certo, informazioni. l'informazione, esattamente. Oh, qui si incolla Al la secondo pagina. posto, come sempre, Opel Opel con la con Vectra. l'ultima Vectra. Era interessantissimo della Vectra, mi ha sempre colpito questo design, specchietti. sì, che riprendeva la nervatura del cofano per seguire un po' la parte laterale aerodinamica degli specchietti, particolarissimo. Ancora armi, strano nel 96 che ci fossero ancora pubblicità di armi. Forti come la natura. Sì. Beretta. Evitabilissime queste pubblicità, ma va bene. Megane, l'idea che cambia Questa è la l'auto. Coach, Carlo. Sì, la coupé tra Sì, virgolette. molto molto bella. Tra l'altro questa auto qui montava il mitico 2016 valvole. Sì, leggo qui Da 2016. 147 cavalli. 150, sei un mago. Se mi sai dire anche la velocità massima? No, questa non la ricordo. Ricordo soltanto che era lo stesso motore che Sì. potevi trovare sulla Clio 2000 Williams. Interessante. 211 km/h di velocità massima. Pazzesca. Non male, non male. Fiat Marea e Marea Weekend, quindi la berlina e la station. Questa pazzesca. Non avevo mai visto né nelle riviste moderne né in quelle un po' più amarcord una pubblicità di Maserati. E qui c'era la vecchia 4 porte 3002. Pubblicità bella, elegante, macchina interessantissima, belli cerchi. Di nuovo Opel Opel Vectra, Vectra sullo stesso numero, quindi stavano spingendo. Vediamo quant'è che costava nel 96? Era La quanto costerebbe 1600 oggi? 4 porte in allestimento class. 32.360 milioni di lire, stiamo parlando del 96, oggi costerebbe 23.653 euro, anche meno di quanto costerebbe oggi. Oggi sarebbe sui 30.000 secondo me, o no? Sì, l'Opel Super giù, Insignia. sì, 25-30 diciamo. Lancia K. La Lancia K era La figlia della Tema. più o meno, sì, la figlia della Tema era segmento Alfa 166. Esattamente. Sì. Questa è una prova intensiva perché 4 ruote, come abbiamo visto in un numero dell'87 se non sbaglio, faceva delle prove interessantissime in cui stressava per tantissimi chilometri le auto. Questa era una prova con la Fiat Brava, ovviamente davano chilometro per chilometro tutti i vari le varie Uno storico. manutenzioni, lo storico appunto sì di ciò che veniva riparato o sostituito. Erano 10.000 km in città e sul pavé a massimo carico, quindi stress test, 17.000 km su statale in montagna a massimo carico, 10.000 km col carrello e 10.000 sulla pista di alta velocità di Vairano, ragazzi, dei collaudatori assurdi in 4 ruote. E tra l'altro anche 2500 sullo sterrato, pur non essendo un 4x4. Clamorosa questa prova. Infatti qui ci sono, vedete, tutte quante le situazioni in cui a cui è stata sottoposta a stress la Brava. L'avevi chiamata poco fa, Sì. eccola qui, l'anteprima della grande Alfa 166, Esattamente, figlia esattamente. della 164. L'erede della 164, fantastica.
Qui c'è tutta la sua tecnica, la sua ingegneria a nudo. Qui nel 96 c'erano già delle previsioni a partire dalla vecchia Mini sulla nuova. Un po' lontana, va detto. Molto lontana. Molto lontana. Sì. La Fiat Coupé, anche questa abbastanza lontana da ciò che è nato poi. Sopra c'è una... Tigra, la Tigra e la Puma. Mi ero soffermato su quella Puma. Probabilmente non è quella che poi è stata la Puma. No, perché infatti dice di prossimo debutto, non era ancora uscita. Quindi anche qui, come per quello era un la concept, Fiat questo più che altro. Punto Coupé, Sì. si parlava ancora di ipotesi. No, Questo dai, no, era totalmente diversa. Non ha C'è niente a che stata vedere. la Fiat Coupé. Esattamente. Ford Mondeo. Una rivale, se vogliamo. Io ho della- potuto della guidare pasta. una Mondeo Mhm. Station Ghia. Sì. Ragazzi, una macchina che aveva più di 20 anni, oltre 300.000 km, però Carlo era ancora comoda. Sì, Non so bel dire, salotto. non posso nemmeno permettermi di dire comoda come i primi anni, però un'auto Sì. veramente comoda e lussuosa. Sì. Se ne vedono ancora in giro a volte. Superando i 120 km/h, alzava il suo spoiler posteriore. Sì, interessante. Qui c'è una piccola immaginetta. Abbastanza appetibili e raggiungibili dal punto di vista economico in questi anni nel Certo. mercato dell'usato. Certo, assolutamente sì. Vediamo il prezzo, perché è interessante, oltre alle auto per comuni mortali. Quanto veniva? Allora, prezzi a partire da 86 milioni e 500 mila lire. 63 mila euro. Non distante dalla 718. No, molto simile. Oddio, infatti. attualmente la 718 costa anche di più. Però è interessante come negli anni 90 ci si portava a casa uno 2 posti secchi di Porsche ad un prezzo equivalente ai 63 mila euro di oggi. E qui c'era la Megane Scenic. Passiamo da un posto all'altro. Esattamente. Una Spider secca a 2 posti ad un monovolume Sì. super versatile, tant'è Esatto. che qui in basso a destra spiega anche le varie metodologie Certo. per la modulabilità dello spazio all'interno, Sì. far scorrere i sedili, abbatterli, reclinarli, rimuoverli. Qui che abbiamo? Qui abbiamo delle barchetta. A parte che è un'auto super divertente da guidare, l'abbiamo guidata con targa Puglia all'ultima edizione. Ma al di là di questo, questa qui, Bellissima. la Stola, l'ho vista al Motor Show di Bologna nel 2017 o 2018, non ricordo quando è stata l'ultima Mhm. edizione. E dal vivo è fantastica. Tra l'altro un motore molto rilavorato rispetto all'originale, perché qui è il 200. 2000 da 240 cavalli, Contro il 1700 da 130 cavalli della barchetta che classica. è quello che abbiamo proprio guidato noi. Sì. Allegra ma sobria. Faceva lo 0-100 in 10 secondi e 3. Suzuki X90. Questa Faceva il verso un attimo alla CRX del Sol. esattamente, ancora più piccola e anche più piccola della Mazda MX-5, cioè un'auto minus, una K-Car proprio. Io non l'ho mai vista, Mai. mi Vendute sembra due la tipo Daihatsu Italia. Coupé. Esattamente, la Mi ricorda Copen. tanto quello. Sì. Guardate quanto era piccola, non è una di quelle immagini photoshoppate e ristrette, è proprio una macchina piccolissima. Qui un bel confronto, Germania e Tanta Svezia. roba qui, Sì. Volvo 850 TD e Mercedes C250 TD. Entrambe turbo diesel. In Volvo pregi, climatizzazione efficace, cambio e sterzo precisi, grande sicurezza ovviamente. Hanno Chiaramente inventato la Volvo. loro le cinture di sicurezza, comfort di marcia. In Mercedes In Mercedes i invece, pregi abbiamo uno sterzo perfetto, freni potenti, sicurezza di marcia e motore silenzioso. Invece i difetti della da Volvo, me, un po' di rumore a freddo. solamente, cioè Quindi solo un difetto. nulla praticamente. Contro 2 difetti della Mercedes, ossia un po' rigida sullo sconnesso e tergicristalli poco efficienti. Anche qui Bella sfida. inutile sfida. Allora, te lo dico, Dimmi. la serie 3 Compact non mi è mai piaciuta. Io invece l'ho rivalutata tantissimo, cercando negli ultimi mesi la macchina che potrei, non potrei acquistare. La Compact è una via di mezzo tra l'E36 Sì. e l'E30. Monta tutto l'anteriore dal punto di vista telaio, estetica, motore dell'E36 Sì. e posteriormente, per mantenere i costi un po' più bassi, per poter troncare la coda, montava la tecnica dell'E30. Ho capito. Confrontata con un altro pezzo da 90 degli anni 90 Sì. che era il La Golf. Volkswagen Golf. TD GT, che sarebbe l'attuale GTD, se Sì, vogliamo. sì, tra le della due. gamma. Quindi sì, abbiamo uno scontro sul diesel. Sì, molto comune il diesel all'epoca, nelle sfide.
Internamente mi piace di più BMW. Anche a me. Il volante Anche a me. però, per quanto non mi piaccia nessuno dei due, preferisco quello di Volkswagen. Una F50. bella F50, scuderia Benetton, campionato GT, Gran Turismo, super interessante. C'è Schumi al volante, ovviamente, non potevano mettere un'altra persona, magico. E qui la concorrenza. 993, credo, GT1, mamma mia. Qui c'è l'Alfa GTV 916, bella, Bella. bellissima pubblicità anche. Anche questo numero di 4 ruote di settembre 96 ci ha regalato delle belle sorprese, dei bellissimi editoriali. Vogliamo sapere adesso i vostri pensieri qui sotto nei commenti, facciamoci una bella chiacchierata insieme, ma prima di salutarci delle raccomandazioni, cosa devono fare? Ragazzi, dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina per ricevere le notifiche delle nostre pubblicazioni, seguirci anche sui nostri social, Facebook e Instagram, ma soprattutto mi raccomando, non dovete ancora chiudere il canale, il video www.widrive.tv, il nostro nuovo sito. sito. Perfetto, ci vediamo martedì prossimo.